Lo Stato intensifica la lotta alla mafia, la mafia risponde con un'altra strage. A Palermo hanno ucciso un magistrato e 2 carabinieri facendo saltare con il telecomando un'auto carica di esplosivo a pochi passi dalla casa dalla quale questa mattina il magistrato usciva per andare al lavoro. È stato ucciso il capo dell'ufficio istruzione Rocco Chinnici, uomo di punta della guerra ai mafiosi. In una delle ultime interviste, Chinnici disse: «La cosa peggiore che possa accadere è essere ucciso. Io non ho paura della morte e anche se cammino con la scorta, so benissimo che possono colpirmi in ogni momento. Spero che se dovesse accadere non succeda nulla agli uomini della mia scorta. Per un magistrato come me è normale considerarsi nel mirino delle cosche mafiose. Ma questo non impedisce né a me né agli altri giudici di continuare a lavorare». «15 dicembre 1981. Ciccio Scozzari è l'essere più immondo che esista, vigliacco, servo dei mafiosi. Il suo comportamento al processo di Viale Lazio ne è la riprova. Per invidia o per imposizione della mafia mi ha combattuto da quando sono a Palermo. Mise in giro la notizia, e l'avvocato Paolo Seminara la diffuse, che ero il servo del colonnello dei carabinieri russo, e ciò solo perché valorizzavo, nel giusto, i rapporti dell'ufficiale. Quindi che io ed il povero Pippo De Blasi avevamo costituito un centro di potere, in quanto io e solo io istruivo i processi portanti. Per tutto il periodo in cui, nella corrente di Unità per la Costituzione, ha avuto un certo peso, si è opposto decisamente a che io ricoprissi cariche in seno all'associazione e che fossi eletto al Consiglio giudiziario. Egli tuttavia ha dimostrato tutta la sua forza malefica in occasione della mia nomina a consigliere istruttore. 3 grosse canagliate egli commise. E se prima nutrivo qualche dubbio, ora, dopo quello che ho appreso ieri, ogni dubbio è svanito. Primo, cercò di mettermi contro Magistratura Democratica, agendo però, come è costume dei vigliacchi, dietro le quinte. Secondo, scrisse un anonimo al consigliere superiore, dicendo che ero amico dei Salvo, gente che non conosco, tranne casualmente Ignazio, e che detesto. Terzo, mise in giro la voce che io fottevo i processi. La più grossa infamia è questa. Mesi fa, il dottor Mignosi, ispettore regionale, in tutta riservatezza, mi disse che il giornalista Panzica gli aveva confidato che la morte di Giuliano era da addebitare a me, in quanto io solo ero a conoscenza del rapporto di Giuliano riguardante il traffico di droga. La notizia mi sconvolse, per il motivo che il rapporto in questione pervenne nel mio ufficio 3 mesi dopo l'uccisione del funzionario. Ora, da tessitore, ho saputo che il Panzica è un suo intimo amico, che è cresciuto a casa sua. Tessitore me lo ha detto in quanto Panzica, giornalista alla RAI, gli aveva chiesto il mio numero di telefono per invitarmi a una trasmissione RAI. Tutto mi è stato chiaro. L'essere immondo, servo della mafia, continua a volermi colpire alle spalle. «30 aprile 1982. Viene ucciso Pio La Torre. Viene incaricato del caso Rocco Chinnici». 18 maggio 1982, dal diario di Rocco Chinnici, ore 12. Vado da Pizzillo per chiedere di applicare un pretore in sostituzione alla Commare, dal momento che il CSM ha deciso che la competenza è del Presidente della Corte. Mi investe in malo modo, dicendomi che all'ufficio istruzione stiamo rovinando l'economia palermitana, disponendo indagini ed accertamenti a mezzo della Guardia di Finanza. Mi dice chiaramente che devo caricare di processi semplici Falcone, in maniera che cerchi di scoprire nulla, perché i giudici istruttori non hanno mai scoperto nulla. Osservo che ciò non è esatto, in quanto sono stati proprio i giudici istruttori di Palermo che hanno inconfutabilmente scoperto i canali della droga tra Palermo e gli Stati Uniti e tanti altri fatti di notevole gravità. Mi dice che verrà a ispezionare l'ufficio e io lo invito a farlo. È indignato perché ancora Barrile non ha archiviato la sporca faccenda dei contributi. Miliardi per l'elettrificazione delle loro aziende agricole. L'uomo che a Palermo non ha mai fatto nulla per colpire la mafia, che anzi coi suoi rapporti con i grossi mafiosi l'ha incrementata.
Pizzillo, con il complice Scozzari, ha insabbiato tutti i processi nei quali è implicata la mafia. Non sa più nascondere le sue reazioni e il suo vero volto. Mi dice che la dobbiamo finire, che non dobbiamo più disporre accertamenti nelle banche. «15 maggio 1982. Dal diario di Rocco Chinnici, ore 11:30, viene a trovarmi Giovanni Falcone. Mi riferisce di essere stato convocato da Viola, il quale mi chiede spiegazioni del perché alle notizie di stampa circa le telefonate intercorse tra familiari e parenti di Salvo, Nino, e Roberto, Buscetta. Falcone risponde che le telefonate sono state riportate nella sua sentenza. L'episodio è indicativo del rapporto di amicizia di Nino Salvo, oltre che con Pizzillo, anche con Viola e Paino. Nel sistema processuale vigente non c'erano delle limitazioni per il magistrato per poter entrare in quei sacri tempi che sono le banche. Difatti noi ci siamo entrati e ci siamo entrati proprio qui a Palermo. C'è entrato l'ufficio istruzione, c'è entrata la procura e appunto in questi tempi finora inviolati che è venuta fuori una verità e una realtà che noi non sapevamo, che noi sconoscevamo, cioè la ricchezza accumulata dalle imprese mafiose. «2 giugno 1982. Mi chiama Viola, mi chiede, reiterando la richiesta del giorno prima, la richiesta di prosciogliere l'ingegnere tedesco imputato di gravi reati nel processo contro Maligno più 13, lo scandalo del Belice. Faccio presente che l'ingegner tedesco è tra i più gravemente responsabili. Ciò malgrado Viola insiste. Contrariamente al suo stile, la richiesta è quasi perentoria. È ovvio che l'ingegner tedesco sarà rinviato a giudizio. Faccio una riflessione. Pizzillo è quello che è, stupido, prepotente, bifronte, notoriamente invadente. Non c'è giudice civile o penale, non solo di Palermo, presso il quale egli non sia intervenuto per raccomandare gente che gli sta a cuore. Certo, Viola non è Pizzillo, ma si avvicina, pur se in maniera quasi sempre elegante. Luglio 1982. È in questo mese che sulla scrivania di Chinnici arriva il cosiddetto rapporto dei 162, Greco Michele più 161, redatto congiuntamente da Polizia e Carabinieri, che mette in luce per la prima volta gli schieramenti mafiosi coinvolti nella seconda guerra di mafia, allora in corso. Sia i gruppi perdenti, la fazione Bontate Inzerillo Badalamenti, sia quelli vincenti, i Corleonesi di Totò Riina, e i relativi omicidi con scrupolose verifiche e riscontri, ottenuti anche servendosi di preziosi confidenti. Chinnici decide di affidare l'istruttoria riguardante le indagini, basate sul rapporto, sempre a Giovanni Falcone, e il risultato di tale imponente lavoro sarà il primo grande processo a Cosa Nostra, il cosiddetto maxi processo. «3 settembre 1982. La mafia uccide dalla Chiesa». «13 settembre 1982. La legge Rognoni-La Torre introduce per la prima volta nel codice penale la previsione del reato di associazione di tipo mafioso, articolo 416 bis, e la conseguente previsione di misure patrimoniali applicabili all'accumulazione illecita di capitali». Rocco Chinnici, un magistrato purtroppo non metaforicamente in prima linea nella lotta contro la mafia. Qual è il suo giudizio? E guardi, io non condivido per nulla il giudizio espresso dall'onorevole Grillo. L'onorevole Grillo ha parlato di legge illiberale, di legge che ha creato dei contraccolpi per l'economia e di una legge antisiciliana. Sono siciliano, sicilianissimo, e dico che la legge non è per niente illiberale, non può creare, se rettamente applicata, contraccolpi per l'economia, anzi può sanare l'economia siciliana, e quindi il giudizio non può che essere estremamente positivo. Da un punto di vista tecnico-giuridico, siamo arrivati alla definizione di mafia associazione per delinquere. Beh, questo
già da 20 anni, noi quando trattavamo dei processi di tipo mafioso, noi classificavamo l'associazione per delinquere di tipo mafioso. Già c'era una differenziazione tra l'associazione per delinquere semplice e l'associazione per delinquere di tipo mafioso. Non era neppure un aggravante, quindi semmai ci dobbiamo dolere col legislatore che è arrivato in ritardo, quando già gli organi di polizia e la magistratura avevano individuato perché è purtroppo una triste realtà che incide nella nostra vita sociale ed economica, quando già avevano individuato questo tipo di associazione. Un'associazione che ha delle caratteristiche particolari che non può essere in nessun modo assimilata all'associazione per delinquere semplice. «7 dicembre 1982. Ieri, domenica, verso le ore 20, è venuto a casa mia l'ingegner Edoardo Romano. Sono a letto perché è influenzato. Chiede di parlare con me. Entra nella mia stanza, terrorizzato. Davanti all'ingresso di casa mia si era incontrato con Nino Madonia. Da me rinviato a giudizio in stato di arresto per le bombe di Capodanno. Mi riferisce che il Madonia, dopo avergli insistentemente richiesto chi andava a cercare nello stabile, alla domanda l'ingegnere rispose che andava da un suo zio, signor Romano. Ad analoga domanda rispose che andava a trovare il suo amico, che aveva l'abitazione nella scala B. L'ingegnere Romano ebbe la sensazione che non è niente vero, perciò telefonò al maresciallo Trapani e al dottor D'Antone. In serata il Madonia non viene trovato. Oggi a casa, nel primo pomeriggio, mi portano un espresso. È diretto. Giudice istruttore capo Rocco Chinnici, Tribunale di Palermo. Figura, impostato e recapitato lo stesso giorno, il 6/12/82. La lettera è del tenore seguente. Non si muove foglia che Giovanni Falcone non voglia. Il no di non voglia è sottolineato 2 volte. È minaccia? Mi si vuole mettere contro anche Giovanni Falcone? Inizi di luglio 1983. Ghassan, 36 anni, origini libanesi, cristiano maronita, vive a Milano. Al tempo, per l'Interpol, Ghassan viene definito come soggetto pericoloso che agisce sotto diverse identità, coinvolto in traffico d'auto rubate e droga tra Europa e Medio Oriente, legato a noti esponenti del traffico di armi. Ghassan però collabora anche con la polizia, i carabinieri e i servizi segreti. È in contatto con il capo della Criminal Pol De Luca ed in cambio della cancellazione di alcuni mandati di cattura nei propri confronti, promette di incastrare i Greco implicati in un grosso traffico di armi. Ai Greco arriverebbe tramite 2 presunti mafiosi siciliani conosciuti a Milano, Vincenzo Rabito e Pietro Scarpisi. «12 luglio 1983. Ghassan giunge in Sicilia, a Palermo, dove sulla spiaggia di Mondello passano a prenderlo Rabito e Scarpisi, che lo portano a Santa Flora, all'Hotel Zagarella, hotel di proprietà dei cugini Salvo. Il giorno seguente Ghassan va a Taormina, ai giardini Naxos, per poi ripartire per Milano. «21 luglio 1983. Ghassan chiama De Luca della Criminal Pol da Bellagio. Si dice pronto a chiudere l'operazione sui Greco per il traffico di armi, ma necessita di supporto. Dottore? Franco, dove sei? Como? Com'è la situazione? Sta andando molto bene. Discorso armi e base va avanti. E c'è un'altra cosa. C'è uno alla questura. Alla questura? Non è un ufficiale molto importante, ma sta lì da un po' di tempo. E allora? Dà tante informazioni per loro, per la mafia, capisci? E come si chiama, lo sai? No, nessuno ha detto. Dimmi delle armi. Sono arrivati da Palermo i 2 che conosci. Enzo
e Piero. E con loro uno molto importante, si chiama Pippo, soprannome, il cognome non so. E ha incontrato la persona che può fargli avere le armi a Palermo. 100 pezzi di varie cose la settimana prossima. E io vengo giù e così scopriamo tutto. Ma questi 100 pezzi da dove vengono? Da su. No, quella persona ha trovato per loro a Palermo i 100 pezzi. Hai capito? E chi ce l'ha a Palermo questi 100 pezzi? Io questo non lo so. Franco, scusami, sei generico. Tu hai detto inizialmente che sei in condizioni di farci prendere i greco con le mani nel sacco, con queste armi. Va bene? D'accordo. Io sto arrivando a capire tante piccole cose per arrivare al grande, alle armi e alla base che cercano. Franco, noi dobbiamo arrivare alle armi e ai greco. Va bene? Ascolta, loro hanno bisogno di me urgente. Hanno bisogno di armi e hanno nominato uno adesso che è venuto su e che si può andare avanti. E questo chi è? Pippo? Credo Pippo, soprannome, vero nome non so. Adesso bisogna muoversi. Palermo, Milano, Palermo. Se devo fare le cose da solo, non riesco a arrivare, capisci? Ma se voi poteste darmi un aiuto, si può andare avanti benissimo. Capisci, dottore? Da Bellagio Gassan manda poi un ordine in codice a Rabito, a Palermo. La telefonata viene intercettata. Pronto? Buonasera. Ciao Franco, come stai? Ti diverti? Sì. Ascolta, ho anche una bella novità. È biondo o bruna? No, è tedesca. Bravo, bravo. Forse la porto con me. Un giro del mondo con me. Ascolta, mio cugino, dov'è? Domani lo vedo. Dovevo vederlo oggi, ma ho avuto un contrattempo. Ha parlato anche con l'altro cugino? Ha parlato. Perché io ho già parlato anche con mia mamma. Ah, e come stai? Sta bene? Sì, molto bene. Bene. Allora noi ci vediamo. Ci vediamo sabato e dobbiamo stare 4 o 5 giorni insieme. Io, te e mio cugino. Bene. Rimaniamo in America insieme. Cosa pensi? Vedremo, ne parliamo domani. Va bene. Va bene, ciao. «26 luglio 83. Da Capo Taormina il confidente libanese Boukebel Kassan chiama il dottor De Luca, capo della Criminal Pol. Sì, pronto? Il dottor De Luca, per favore. Sono io. Sono Franco, da Taormina. Ascolta, oggi è venuto Pippo, quello che era già venuto a Milano. Pippo è soprannome, penso. Ho capito. Ascolta, c'è una novità molto bellissima. Perché per fare fuori, come si chiama, De Francesco, o come si chiama quel magistrato Falcone, hanno tentato tante volte con fucili e bazooka e non hanno potuto. Allora vogliono adesso fare un'altra cosa. Cioè, come fanno i palestinesi, con la macchina caricata e dopo 100-150 metri si possono anche scacciare un bottone e si scoppia la macchina. Cioè, loro farebbero scoppiare la macchina. Con un radar, diciamo. Si fa scoppiare da lontano, capisci? E chi lo farebbe? Loro. Ma questo discorso chi te lo faceva? Quello che abbiamo parlato oggi. Pippo. Sì. E guarda, c'è anche una cosa molto importante per Greco. Perché i Greco, va bene, sono fuori, come si chiama, latitante. Ma ci sono genti, ci sono 3 ricchi che danno ordini a tutti. Quelli adesso fanno tutto tra di loro. E possiamo arrivare a loro facilmente. «29 luglio 1983.
Rocco Chinnici viene ucciso alle 8 del mattino del 29 luglio 83 con una Fiat 126 verde imbottita con 75 kg di esplosivo, parcheggiata davanti alla sua abitazione in via Giuseppe Pepitone Federico a Palermo, all'età di 58 anni. Ad azionare il telecomando che provoca l'esplosione è Antonino Madonia, boss di Resultana, che si trova nascosto nel cassone di un furgone rubato e parcheggiato nelle vicinanze di Viale Pepitone. Accanto al corpo di Chinnici giacciono altre 3 vittime, raggiunte in pieno dall'esplosione: il maresciallo dei carabinieri Mario Trapassi e l'appuntato Salvatore Bartolotta, componenti della scorta del magistrato, e il portiere dello stabile di Via Pepitone in cui Chinnici vive, Stefano Lisacchi. L'unico superstite è l'autista Giovanni Paparcuri, che riporta gravi ferite. I primi ad accorrere sul teatro della strage sono 2 dei figli di Chinnici, Elvira e Giovanni. Il procuratore generale della Repubblica di Palermo, Ugo Viola, ha inviato una lettera al procuratore generale della Corte di Cassazione, al Ministro di Grazia e Giustizia e al Consiglio Superiore della Magistratura in relazione al presunto diario scritto da Rocco Chinnici prima di essere ucciso dalla mafia. Nel diario figurerebbero nomi di magistrati e avvocati palermitani sui quali Chinnici avrebbe espresso giudizi critici e sospetti. Il dottor Viola, nella lettera, chiede che venga fatta luce sulla vicenda. Il processo Chinnici è cominciato, un processo che rappresenta senza dubbio una svolta nella lotta alla mafia. Una svolta perché sinora per i grandi delitti di mafia si era sempre proceduto contro ignoti. Una svolta perché tra le accuse del procuratore Patanè c'è anche quella di attentato alla sicurezza dello Stato. Sul banco degli imputati il commerciante di mobili Vincenzo Rabbito, 44 anni, e il meccanico Pietro Scarpisi, di 25 anni, accusati di essere gli esecutori della strage. Non si è presentato invece Bouche Belghazan, il personaggio chiave del processo. Libanese, 37 anni, il suo ruolo è ancora tutto da definire: trafficante di droga, infiltrato della polizia o doppio giochista. Ha paura, teme la vendetta della mafia. Ha fatto sapere che verrà in aula soltanto se sarà messa a confronto con l'alto commissario De Francesco e con il capo della Criminal Pol di Palermo, De Luca. Il processo si basa quasi esclusivamente sulle sue rivelazioni e mancano anche, perché latitanti, 3 cugini greco di Ciaculli: Michele, detto il Papa, Salvatore, il senatore, e Totò, l'ingegnere. L'accusa contro di loro è di essere gli organizzatori della strage. I primi 2 sono coinvolti anche nel delitto dalla Chiesa. Dell'ingegnere non si hanno notizie da 20 anni, dalla storica strage di Ciaculli. Il processo si apre con molti interrogativi. Sono soltanto i greco i mandanti o c'è qualcuno dietro di loro ad un livello superiore ed insospettabile? L'attenzione resta comunque puntata sempre su Ghassan e la sua assenza infittisce il mistero sul personaggio, dando spesso spazio ad ipotesi che sembrano tratte da un libro di spionaggio. C'è poi il capitolo dei servizi segreti e le voci sulle frequenti visite riservate nella cella del libanese qui a Caltanissetta. E già negli atti dell'inchiesta comunque una nota informativa di un colonnello della Guardia di Finanza di Milano, nella quale si ammette che il libanese era stato in passato contattato dal Sismi anche in occasione del caso Dozier. Io mai stato un pentito, neanche un confidente. Un agente di segreto, l'alto commissario dottor De Francesco, ha detto che sono agente segreto della Siria. Allora, perché lei non chiede a lui? Ma come è stato arruolato dai servizi segreti? Questa domanda non posso rispondere. Perché è venuto a Palermo? Ha una missione da compiere per conto di qualcuno? Qualcuno chi intende? Servizi segreti, italiani, stranieri o qualche organizzazione criminale? No, assoluto no. Sono venuto a Palermo per parlare con mio avvocato per il maxi processo bis che è in corso adesso e di più per visitare Palermo, che mi piace. Tanto rischio per così poco? Non credo che c'è un rischio per il momento per me. Come vedi sono senza scorta, senza niente, sono da solo.